Bentrovati cari amici e benvenuti all'ennesima puntata di Book Crossing, una rassegna settimanale dove vi propongo i libri che mi sono rimasti nel cuore. Mettetevi comodi, oggi vi parlerò delle Tavole Smeraldine di Tot l'Atlantideo. I libri di Tot sono dei libri mitici, 42 in tutto, che sarebbero stati redatti e lasciati sulla terra dal dio egizio Tot, appunto, nei quali si troverebbero i misteri dei cieli e predizioni di eventi planetari futuri. Questi libri profetici sarebbero stati nascosti in biblioteche egiziane segrete ed ora risulterebbero dispersi. Si racconta che Tolomeo II, antico sovrano egizio, chiese al sommo sacerdote di consultarli. Proprio di quei tempi è il suo mito. Si narra del viaggio che Nane Farkash, un principe egizio insieme alla sua famiglia, fecero alla ricerca di quei libri. Alla fine li ritrovarono e vennero seppelliti con il principe alla sua morte. Il racconto lo si ritroverebbe descritto in antichi papiri. Si trattava di una conoscenza infinita e coloro che la padroneggiavano venivano indicati come capi della casa dei libri. Solo i sacerdoti potevano consultare tali testi. San Coniatone afferma di aver avuto in suo possesso una parte dei testi. Gaston Maspero, uno storico dell'antico Egitto, nei suoi testi ne parla di frequente, indicando come Cheope ne fosse la ricerca. Secondo alcune teorie sarebbero nascosti in una camera segreta situata al di sotto della Sfinge di Giza. Recentemente è stato scoperto che al di sotto della Sfinge esistono gallerie e spazi vuoti, simili a camere. Altri pensano che sia l'intero complesso delle piramidi di Giza e della Sfinge che, se esaminato nell'insieme, sarebbe una copia terrena di una situazione astronomica ben precisa, calcolabile grazie alla precezione degli equinozi. Siccome mi sentivo solo in questa rubrica, ho coinvolto Lella Bellicapelli, la mia nuova assistente virtuale, che ora vi farà una breve introduzione sulle tavole di Tot. Prego Lella, facci sognare. Grazie, Freddy. Dunque, sulle tavole smeraldine, dette anche di Tot, posso dire che non tutti conoscono la storia di queste tavole e conoscerla fa comprendere meglio questi testi così inconsueti. Bisognerebbe leggere tutte le tavole per farsi un'idea chiara, altrimenti è come essere davanti ad un panorama e guardare solo un particolare che non può dare la visione d'insieme. Più si leggeranno e più si comprenderà in quanto si tratta di un testo vivo, che dice quello che il lettore è pronto ad apprendere a seconda del suo grado di consapevolezza. L'autore è Tot, un sacerdote re atlantideo, che fondò una colonia nell'antico Egitto circa 52.000 anni fa AC, dopo che Atlantide fu distrutta, almeno secondo la leggenda. Egli è stato il costruttore della grande piramide di Giza, erroneamente attribuita a Cheope. Personalmente non ho mai creduto che le piramidi fossero state costruite dagli egizi. È talmente vero che tutti i tentativi fatti per costruirne una dai maggiori architetti della nostra civiltà sono tutti miseramente falliti. Quando giunse il tempo per lui di lasciare l'Egitto, egli eresse la grande piramide di Cheope e oltre l'entrata della grande sala di Amenti mise guardie affinché proteggessero i segreti affidati alla piramide. In tempi successivi, i discendenti di queste guardie divennero sacerdoti della piramide, in cui Tot fu venerato come dio della saggezza e della conoscenza. Durante le ere successive, l'ego di Tot passava nei corpi degli uomini nella maniera descritta nelle tavolette. Come tale egli si incarnò 3 volte. Nella sua ultima fu conosciuto come Hermes, il 3 volte nato. In questa incarnazione ha lasciato i suoi scritti conosciuti ai moderni occultisti come le tavolette di smeraldo. Le tavolette tradotte sono 10 e sono state lasciate nella grande piramide in custodia ai sacerdoti. Esse consistono in 12 tavolette di smeraldo verde, formate da una sostanza creata tramite trasmutazione alchemica. Sono indistruttibili, resistenti a tutti gli elementi e sostanze conosciute. La ricerca umana per la comprensione delle leggi che regolano la vita è senza fine. Tuttavia, sempre appena oltre il velo che protegge i più alti piani dalla visione materiale dell'uomo, la verità esiste, pronta ad essere assimilata da coloro che sanno espandere la loro visione. Se noi possiamo capire che tutte le chiavi, tutti i simboli materiali sono manifestazioni di una grande legge e verità, cominceremo a sviluppare la visione che ci permetterà di penetrare le tenebre.
Nelle tavole, molte parole di Thoth celano significati che non appaiono in superficie. La luce della conoscenza applicata alle tavolette aprirà nuovi canali e forme di pensiero, mai immaginati prima. Grazie Lella, l'importante è crederci. Comunque sia, nessuno ha mai visto l'antico manoscritto originale, né tantomeno le tavole. Ad oggi persino il loro autore c'è ignoto. Ciò che ci è dato sapere è che nel 1930 furono pubblicate queste tavole di smeraldo, tradotte dal misterioso Dr. Doreal, nome adottato da Claude Doggins in qualità di capo della Fratellanza del Tempio Bianco, una loggia occultica con sede a Pasadena in Colorado. Quindi, data la provenienza massonica del testo, vi consiglio di prenderlo con le pinze, di penetrare i segreti senza farvi coinvolgere dalla sua solennità ed apparente genuinità. Forse le tavole di smeraldo di Doreal sono un materiale canalizzato, o forse no, ma ciò che più conta è che questo scritto corrisponda sia ad alcune tradizioni esoteriche antiche diffuse in questi ultimi anni, che a pubblicazioni molto recenti riguardanti alcuni aspetti inquietanti contenuti in quest'opera. La storia di Thoth l'Atlantideo, signore dei misteri, custode dei documenti, re possente, mago che vive di generazione in generazione, ricordiamo colui che passò nelle sale di Amenti e guida per coloro che sono da venire, rivendica che questi sono i documenti della saggezza possente della grande Atlantide. Sicuramente un libro da leggere almeno una volta nella vita. Non fate timidi e fatevi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Hasta luego. Se vi pare una cosa sensata, lasciate un mi piace e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. A me non dispiacerebbe. Ciao ragazzi. Generation